Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi racconto una storia che sta facendo tremare i social e i corridoi delle produzioni televisive. Cenk Torun ha deciso di parlare apertamente del momento più difficile della sua vita privata, mentre Maessine continua a mantenere un riserbo che molti leggono come eleganza e forza. È una vicenda che nasce sul set, cresce lontano dai riflettori e ora torna al centro dell'attenzione, dove sentimenti reali e finzione scenica si intrecciano come raramente accade. Se vi piacciono i contenuti approfonditi, lasciate un like, iscrivetevi e restate con me fino alla fine. Partiamo dall'inizio. Cenk Torun e Maessine si conoscono lavorando a un progetto che ha conquistato il pubblico, Esaret. È lì che il loro affiatamento professionale diventa argomento di discussione, scene intense, sguardi che raccontano più dei dialoghi, una sintonia che convince anche gli scettici. Fuori dal set, con discrezione, i due costruiscono una relazione che non cerca clamore, poche uscite pubbliche, nessun annuncio plateale, la scelta consapevole di proteggere il privato. A molti sembra la ricetta perfetta per tenere in equilibrio carriera e sentimenti. Con il passare dei mesi, però, la macchina dello spettacolo chiede sempre di più. Orari impossibili, trasferte, promozione, sessioni foto, interviste, tutto si somma e il tempo per respirare si assottiglia. Chi lavora con loro racconta due professionisti ineccepibili, capaci di entrare in scena con precisione anche quando fuori campo le emozioni sono complicate. Ma la realtà, lo sappiamo, non segue un copione. E arriva il momento in cui Cenk decide di rompere il silenzio, con parole misurate, senza attacchi, ammette di trovarsi in una fase in cui non si riconosce più nella relazione e annuncia l'intenzione di mettere un punto per ritrovare serenità. Non ci sono dettagli morbosi, non c'è la caccia al colpevole. C'è invece la consapevolezza che la felicità non può essere recitata, e che continuare, per abitudine, sarebbe ingiusto per entrambi. In poco tempo la notizia diventa virale. I fan si dividono tra chi lo ringrazia per la sincerità e chi teme per il futuro artistico della coppia su Esaret. Il filo emotivo, infatti, è fortissimo. Come si può separare la realtà dal personaggio quando i volti sono gli stessi? Nel frattempo Maessine sceglie un altro registro, nessuna dichiarazione diretta, solo qualche segno di resilienza sui social, foto dal set, frasi che parlano di lavoro, impegno e rispetto. La sua posizione non alimenta lo scontro, anzi, ricorda a tutti che le scelte intime non sono materia da talk show. Molti la applaudono per la dignità con cui sta attraversando la tempesta, altri cercano nei suoi look, nei suoi testi, nelle sue pause, indizi di ciò che prova davvero. Ma è proprio l'assenza di clamore a dare forza al suo racconto. Ci sono, sembra dire, e continuo a fare bene ciò che amo. Come incide tutto questo su Esaret? Nelle settimane decisive, la produzione stringe i ranghi. Gli autori ritoccano con finezza i copioni, scegliendo di valorizzare il carisma di entrambi senza spingerli verso scene che, in questo momento, potrebbero risultare eccessivamente esigenti dal punto di vista emotivo. Registi e coach lavorano sulle sfumature, sull'intensità degli sguardi e dei tempi, puntando a raccontare la complessità dei personaggi senza mettere in difficoltà le persone. È una prova di maturità dell'intera squadra. Quando gli attori sono al centro dell'attenzione mediatica per motivi personali, un set sano diventa un porto sicuro. La reazione del pubblico è potentissima. Arrivano messaggi da ogni parte, c'è chi chiede ai due di concedersi tempo, chi spera in una riconciliazione, chi, più pragmatico, invita a non confondere la storia d'amore dei personaggi con i bisogni reali di chi li interpreta. Sui fanpage si moltiplicano i thread di sostegno, citazioni motivazionali, inviti al rispetto. Moltissimi sottolineano la responsabilità di non trasformare il dolore privato in intrattenimento. Sono artisti, non sono trame, scrive qualcuno. E questo, per una volta, mette d'accordo quasi tutti. Cenk, dal canto suo, evita i palchi facili. Niente frasi a effetto, nessun dito puntato. Si concentra su 3 idee semplici: prendersi cura di sé, non alimentare il gossip, proteggere la stima reciproca. Una linea che riduce i fraintendimenti e spegne sul nascere i titoli gridati. Chi lo conosce bene dice che la decisione è stata meditata a lungo, non impulsiva,
Un tentativo di fermarsi prima che la stanchezza si trasformi in amarezza. È un gesto non scontato in un settore dove spesso la narrazione punta alla polarizzazione. E Maessine? Gli insiders raccontano una professionista esemplare. Arriva puntuale, studia, propone, ascolta. Nelle pause scherza con la troupe, si informa su tutti, crea quell'atmosfera di squadra che rende le giornate più leggere. Quando le chiedono come sta, risponde con un sorriso gentile, riportando l'attenzione sul lavoro. Non è freddezza, è la scelta di non far decidere agli altri quale debba essere la sua storia. C'è chi la chiama classe, c'è chi la chiama forza tranquilla. Intanto, oltre la cronaca, emergono domande più grandi. Che cosa significa amare quando la tua vita è un palcoscenico permanente? Qual è il confine tra il dovere verso il pubblico e il dovere verso se stessi? Esiste un modo di chiudere una relazione senza trasformarla in spettacolo? La vicenda di Cenk e Maessine suggerisce che sì, si può, scegliendo parole sobrie, praticando il silenzio quando serve, accettando di essere vulnerabili senza diventare materia di consumo. Sul piano pratico, come si va avanti? Le strade possibili sono tante. Una fase di mediazione lontano dai riflettori, per chiarire, curare, definire i prossimi passi con calma. Una ricalibrazione degli impegni promozionali, in modo da non esporre nessuno oltre il necessario. E poi la decisione sul futuro, qualunque essa sia, comunicata una sola volta, con rispetto per il pubblico e per il lavoro condiviso fin qui. Nessun conto alla rovescia, nessuna corsa all'esclusiva, solo il tempo giusto. Questa storia, che molti vorrebbero semplificare in bianco o nero, è in realtà fatta di toni di grigio. È la storia di due persone che hanno dato molto a se stesse, al pubblico e al loro progetto, e che adesso chiedono ascolto, e soprattutto spazio. A noi, come spettatori, resta il compito di essere all'altezza, seguire, emozionarci, tifare, senza pretendere di dirigere il copione delle loro vite. Prima di salutarvi, vi lascio 3 domande a cui potete rispondere nei commenti. Un artista fa bene a parlare in prima persona quando una relazione finisce, o dovrebbe lasciare che sia il silenzio a parlare? Quanto pesa, secondo voi, la pressione del set su una coppia che condivide lavoro e vita privata? Preferireste rivedere Cenk e Maessine in scena subito, o credete sia meglio una pausa per tornare con energia nuova? Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividetelo con chi ama le storie raccontate con cuore e rispetto. Qui non cerchiamo lo scandalo, cerchiamo la verità delle persone dietro i personaggi. Grazie di essere stati con me fino alla fine. Ci vediamo presto con nuovi aggiornamenti.